Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la pashmina che avete già intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Per realizzare questo progetto possiamo utilizzare qualunque tipo di filato. Io ho scelto il Green Day di Casa Tessiland che si compone del 50% in viscosa e del restante 50% in poliestere riciclato. Ho scelto la nuance ottanio che, come avrete senz'altro capito, rappresenta uno dei miei colori preferiti e lavorerò questo filato con l'uncinetto numero 3,5. Ci serviranno poi dei marcapunti, un ago da lana e un paio di forbici. Possiamo passare al tutorial. La realizzazione di questo progetto si basa su un multiplo di 3. Andremo ad avviare quindi una catenella iniziale che sia un multiplo di 3. Io lavorerò in questo momento su un campione per farvi vedere il punto. Nel progetto originale ho utilizzato 200 catenelle che con questo filato e questo uncinetto corrispondono a 1,20 m, quindi 120 cm. Voi potrete naturalmente realizzare la lunghezza che preferite, mantenendo però il multiplo di 3. Come precedentemente detto, io realizzerò il punto su campione. Ho quindi costruito una catenella di 18 maglie. Rientro nella seconda dall'uncinetto ed effettuo la riga di ritorno interamente a maglia bassa punto su punto. Iniziamo la seconda riga del nostro motivo realizzando 3 catenelle e voltando il lavoro, oppure realizzando, come mio consueto, una maglia bassa nel primo punto utile girato il lavoro e una seconda maglia bassa prendendo l'asolina più distante dall'uncinetto del punto appena eseguito. In questo modo alle 3 catenelle o maglia bassa sull'altra aggiungiamo una catenella, da qui filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie. Se avete effettuato le 3 catenelle, la maglia dalla quale partono non va contata. Quindi 1, 2, entriamo nella terza realizzando una maglia alta, una catenella. A questo punto dobbiamo tornare indietro col filo sull'uncinetto e realizzare una maglia alta non nel primo punto vicino alla maglia appena lavorata, bensì nel secondo. Non entro nella seconda maglia che ho lasciato inizialmente, ma nella prima. Realizzo una maglia alta, filo sull'uncinetto e ripeto, salto 2 maglie. Qui facciamo attenzione, questa maglia che vedete qui è una maglia che è stata lavorata, vedete che parte il punto, quindi non va conteggiata. Filo sull'uncinetto, 1, 2 ed entro nella terza maglia con una maglia alta ed una catenella. Torno indietro, filo sull'uncinetto, non entro nella seconda delle maglie che ho lasciato ma nella prima con una maglia alta. Ecco così. Filo sull'uncinetto, salto 2 maglie. Anche qui controlliamo sempre la prima che verrebbe spontaneo lavorare. Molto probabilmente non andrà lavorata perché è quella da dove parte la prima maglia alta della sequenza. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie, entriamo nella terza, realizziamo una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, torniamo indietro, non nella seconda maglia che abbiamo lasciato inizialmente, ma nella prima maglia alta. Continuiamo fino alla fine della riga. Ci troviamo in prossimità della fine della nostra riga. Concludiamo la riga numero 2 con una sola maglia alta nell'ultima maglia disponibile. Così.
A questo punto realizziamo una catenella e voltiamo il lavoro. Marchiamo subito la catenella appena realizzata e realizziamo un'intera riga di ritorno a maglia bassa. Vi faccio vedere come andare a intersecare i punti. Catenella marcata, subito sotto prendiamo la maglia alta con una maglia bassa, dopodiché realizziamo una maglia bassa nel primo punto disponibile e la seconda maglia bassa invece la andiamo a realizzare nello spazio creato dalla catenella che nella riga sottostante abbiamo realizzato dopo la prima maglia alta. Vedete che se allargate il lavoro comparirà qui uno spazietto. Invece di lavorare questa maglia entreremo nello spazio realizzando una maglia bassa. Dopodiché possiamo proseguire il lavoro. Una maglia bassa nella maglia alta sottostante, una maglia bassa nella maglia alta sottostante e mi trovo di nuovo di fronte alla catenella. Vedete lo spazio? Se avete difficoltà allargate leggermente la lavorazione. Entro nello spazio e realizzo una maglia bassa nella maglia alta sottostante, maglia bassa nella maglia alta sottostante, di nuovo spazio catenella, entro e realizzo una maglia bassa. Continuo fino alla fine della riga realizzando l'ultima maglia bassa sopra la prima maglia alta della riga sottostante. Eccoci pronti per la riga numero 3. Qui ripetiamo la riga numero 1 con 3 catenelle oppure voltato il lavoro, una maglia bassa sull'altra prendendo la solina più distante dall'uncinetto. Marchiamo la terza catenella oppure la seconda maglia che abbiamo realizzato, aggiungiamo una catenella e ripetiamo la riga 1. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie. Ovviamente, come nel caso della riga 1, controlliamo sempre di non contare la maglia dalla quale provengono le nostre catenelle iniziali della riga. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie, entriamo nella terza, realizziamo una maglia alta e una catenella e andiamo ad effettuare la seconda maglia alta sotto tutta la maglia bassa della riga sottostante, nello spazio proprio che vedete qui. Allunghiamo leggermente il punto ed ecco il nostro incrocio. Filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie, entriamo nella terza, una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto. In questo caso entreremo nello spazio della maglia bassa realizzata nello spazio tra le 2 maglie alte di 2 righe sotto, quindi ignoriamo completamente la riga che abbiamo realizzato di maglia bassa, andando direttamente a lavorare al di sotto. In questo caso io vado ad inserirmi qui. Abbiamo 2 maglie già incrociate, eccole qui, e tra di loro c'è uno spazio. Qui andremo a lavorare la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto. Se avete difficoltà di individuare il punto, allargate leggermente il lavoro, ma è abbastanza intuitivo. E realizziamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, saltiamo le nostre 2 maglie complete e realizziamo una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto. Torniamo indietro puntandoci nello spazio sotto la maglia bassa della riga sottostante tra le 2 maglie alte, realizzando questi carinissimi incroci. Filo sull'uncinetto e proseguiamo fino alla fine della riga, che terminerà, come vi ricordo, con un'unica maglia alta nell'ultima maglia disponibile. A questo punto dovremmo ripetere esclusivamente la riga 2 e la riga 3, ovvero quella realizzata interamente a maglie basse come vi ho fatto vedere, quindi con il passaggio che coinvolge anche la catenella della riga sottostante, e
una riga invece realizzata a maglie alte incrociate saltando i primi 2 punti, quindi 3 catenelle, giriamo il lavoro, saltiamo 2 maglie complete, entriamo nella terza, realizziamo una maglia alta e poi torniamo indietro con una maglia alta, non nella seconda saltata inizialmente ma nella prima. Segue poi una riga di maglie basse come appunto vi ho già spiegato e questo è il motivo. Di facile e veloce esecuzione, perfetto anche per i principianti, ma soprattutto proprio perfetto per la realizzazione di una pashmina. Ora proseguiamo questa lavorazione riga su riga fino a raggiungere l'altezza desiderata. Come anticipato, questo rimane un progetto davvero di facile esecuzione. Infatti mi sono alzata per circa 12 cm e poi ho realizzato un giro perimetrale di maglia bassa lungo tutto il mio pannello. Negli angoli ho realizzato una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e alla fine del giro perimetrale ho effettuato la catenella di sicurezza e ho tagliato e nascosto il filo. Le dimensioni di questa pashmina sono 122 x 12 ed è perfetta per tutte quelle occasioni in cui non possiamo magari indossare una vera e propria sciarpa. Prendiamo ad esempio un contesto lavorativo dove andare in ufficio, girare per l'ufficio con la sciarpa magari non è proprio il massimo. Con una pashmina del genere siamo sicuramente a posto. Scegliere il nostro colore preferito o il colore che ci sta meglio senz'altro dà una grande mano. La trama, come vedete, è davvero molto carina ed il punto è di una semplicità davvero perfetta anche per chi è alle prime armi. Trovo anche, visto che siamo quasi nel periodo natalizio, che sia una eccellente idea regalo ed anche economica, perché per realizzare questo tipo di pashmina lunga 120 cm ed alta 12 io ho utilizzato 2 gomitoli 100 grammi precisi di prodotto. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.